Guardandoci intorno, notiamo che siamo circondati da oggetti riconducibili a forme matematiche. Alcuni sono oggetti di uso comune e hanno forme immediatamente riconoscibili. Altri derivano dall'unione di più forme elementari. Lo stesso vale per gli edifici, concepiti in prima battuta come solidi semplici, per poi divenire costruzioni in grado di ospitare le diverse attività dell'uomo. A partire dagli albori della civiltà, troviamo esempi di forme che potremmo dire pure, come le piramidi egizie e quelle trasparenti del Louvre. Anche la torre di Pisa può essere pensata come un cilindro, dove a causa di un progressivo cedimento del terreno, il piano di cui la torre costituisce la normale si è inclinato, rendendola celebre in tutto il mondo. Questi esempi, molto diversi tra loro, testimoniano come l'uomo cerchi di comprendere e costruire la realtà attraverso la geometria. Al giorno d'oggi, gli edifici dove questo rapporto è più chiaro sono i grattacieli, oggetti iconici in ferro e vetro. Si cercano forme allo stesso tempo particolari per suscitare interesse e semplici per essere facilmente ricordate. Un caso esemplare è la Bank of China ad Hong Kong di E.M. Pei & Partners, inaugurata nel 1990. Come si è arrivati a questa forma? Una delle possibili interpretazioni è che la base quadrata venga divisa in 4 triangoli dall'intersezione delle diagonali. Prendiamo un triangolo della base e su ciascun lato costruiamo un piano verticale. Disegniamo anche un piano inclinato che taglia il prisma triangolare ad una certa altezza, ottenendo questa porzione del grattacielo. Il concetto di fondo è che l'intersezione di piani può delimitare porzioni di spazio, generando i volumi che costituiscono l'edificio. Questo esempio ci permette di capire l'importanza dei piani nello spazio, pensati come strumenti per tagliare volumi semplici al fine di ottenere geometrie più complesse. La Torre Diamante, sita nel nuovo centro direzionale di Milano, ne è un ulteriore esempio. Possiamo immaginare di ottenere la sua forma partendo da un parallelepipedo e rimuovendo progressivamente delle porzioni di volume tramite l'intersezione con dei piani inclinati. Questo processo per sottrazione ricorda il lavoro dello scultore, che si può riassumere nella celebre frase di Michelangelo: ogni blocco di pietra ha una statua dentro di sé ed è compito dello scultore scoprirla. Possiamo vedere inoltre piani verticali e piani inclinati come geometrie in grado di delimitare uno spazio definendone la forma. Lo Shard di Renzo Piano a Londra è chiuso da 8 superfici vetrate riconducibili a triangoli che si rastremano salendo in altezza. Come si può vedere dalle piante, al 23° piano i setti trasparenti di chiusura hanno dimensioni maggiori rispetto a quelli del 68° piano. La forma ricorda quella di una piramide, nonostante le proporzioni siano molto diverse. Le nozioni di piano e di vettore normale ci aiutano non soltanto a comprendere meglio edifici relativamente semplici, ma anche a capire alcuni fenomeni che avvengono su edifici con superfici curve. Vediamo un esempio. La torre Isozaki, nell'area di City Life a Milano, ha la particolarità di riflettere la stessa immagine in ciascuna delle fasce orizzontali di cui è costituita. Per capire come questo effetto sia possibile, andiamo a vedere più da vicino una di queste fasce. Si tratta di una superficie a curvatura semplice generata dall'estrusione di una curva. In ogni punto di questa superficie è possibile calcolare il vettore normale e di conseguenza il piano tangente. Se immaginiamo che il prolungamento del vettore perpendicolare al piano sia un raggio di luce, ogni punto della superficie vetrata riflette il primo punto che incontra la luce. Di conseguenza, le parti superiori rivolte verso l'alto mostreranno sempre il cielo, mentre quelle inferiori, al contrario, il terreno sottostante. Questo effetto risulta particolarmente suggestivo al tramonto. Quindi il concetto di piano nello spazio è fondamentale. Dato vettore e dato un punto, esiste un unico piano passante per quel punto e perpendicolare a quel vettore. In questa lezione abbiamo visto come le nozioni di solidi, piani e vettori ci aiutino a comprendere e descrivere l'architettura.